Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di agosto. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. Insieme andremo a scoprire come andrà il vostro mese di agosto e lo faremo attraverso il vostro arcano principale, le energie a livello generale, poi vedremo i vari ambiti, l'amore, coppia single, il lavoro e le finanze e i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete e continuate a spingere il vostro segno per farlo vincere. E visto che voi siete i vincitori di questo mese, cioè del mese di luglio, adesso vedremo un messaggio speciale per voi diviso per decadi. E infine in descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi usati nella lettura con le recensioni e i link per acquistarli. E adesso partiamo facendo un piccolo passettino indietro. Dove ci eravamo lasciati? Voi avevate la carta del diavolo. È vero che spesso fa un po' di paura questa carta perché ci parla di limitazione, ci parla anche di eccesso, di paura in senso lato, perché magari ci sono alcune cose che facciamo fatica ad affrontare o ci sono delle dinamiche esterne sfavorevoli, magari ci sono altre tipologie di dinamiche legate ad alcune relazioni, situazioni un po' difficili, tossiche, eccetera. Però allo stesso tempo ci indica anche la possibilità di superare queste cose, di liberarci, di non lasciarci sovrastare dal caos, dalla manipolazione, dal disordine, dai litigi, ma fare un tentativo proprio per andare oltre. Quindi questa era la vostra carta del mese di agosto. Vediamo quale sarà il vostro prossimo arcano. Vi ricordo che questa stessa carta che andrò ad estrarre la troverete alla fine del video, così potete fare uno screenshot e tenerla con voi, meglio ancora se avete un vostro mazzo di tarocchi, così potete usufruire dell'energia della papessa. E qui entriamo veramente in un'energia totalmente opposta e diversa, perché la papessa è calma, è riflessiva, ci porta ad approfondire, a connetterci con la nostra intuizione, saggezza, esperienza, studio, valutazione, tanta pazienza e autocontrollo che ci può aiutare. Quello che ci fa capire anche che non è una carta totalmente ferma, anzi dobbiamo evitare la stagnazione e più che altro concentrarci magari sull'elaborazione, sulla gestazione di alcuni propositi, di alcuni progetti, proprio per portarli in realizzazione e in concretezza. Questa è la papessa per voi. Vediamo come questa energia si riflette nei vari ambiti. Partiamo da quello personale, quindi che cosa aspettarci da questo mese, e partiamo bene con la temperanza, una fase di riequilibrio, di moderazione. Spesso ci invita la temperanza a trovare la via di mezzo, ad adattarci, a favorire quel cambiamento graduale, a seguire il flusso degli eventi senza appunto esagerare, quindi ci permette di accompagnare le varie modifiche e entrare in sintonia con alcune circostanze. È una carta di rigenerazione, quindi magari possiamo assecondare il nostro desiderio anche del nostro stesso corpo di fermarci, di purificarci, di riposarci e soprattutto, come dicevo, quell'atteggiamento molto più adattabile, flessibile che ci aiuterà a comprendere meglio alcune cose e a pianificarle.
per il prossimo futuro. Troviamo il 6 di denari e l'8 di spade. Il 6 di denari ci fa capire che nel corso del mese, soprattutto nella parte centrale, alcune cose saranno importanti, prima di tutto per la nostra stessa energia, e cioè per distribuire con cura e con attenzione quello che stiamo facendo, il nostro impegno. Essendo una carta di equità, è importante cercare di equilibrare il dare e il ricevere, perché se ci accorgiamo di dare esclusivamente senza ricevere o ricevere pochissimo, allora lì si può creare un disequilibrio. Ci possiamo aspettare un aiuto, generosità, un favore, possiamo riscuotere un qualcosa che magari stiamo aspettando. L'8 di spade ci fa capire che un po' alla parte finale del mese dobbiamo o fermarci. Allora, che cosa succede? Che se noi non riusciamo a gestire bene le cose, abbiamo visto sin dall'inizio che questo mese vi chiede riposo, se non potete magari di riuscire a staccare un attimino, perché diciamo altrimenti potreste poi rimanere diciamo bloccati da situazioni esterne o anche cose che non dipendono da voi o da un sovraccarico di preoccupazioni e di stress. Cosa ci dice poi ulteriormente il nostro 8 di bastoni? È che non dobbiamo lasciarci bloccare da una limitazione, da un impedimento e soprattutto da una difficoltà, da una paura. Procediamo adesso con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ricordo che alcune cose possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Vediamo cosa vogliono dirvi. Partiamo con il 4 di spade, poi troviamo la stella, quindi un'ottima carta, è un po' l'inizio, solo l'inizio in questo ambito che porta un po' di incertezza con il 4 di spade, essendo una carta di riflessione ci dice che prima magari di fare qualcosa, di prendere una decisione, meglio fermarsi un attimino, di valutare prima di tutto cosa desideriamo in silenzio, un po' per conto nostro, e poi ci preoccupiamo dell'espressione, della comunicazione e di prendere certe decisioni. Può essere anche un blocco della comunicazione che non dipende da voi ma da circostanze esterne. Può anche indicare una fase comunque positiva, di relax, di riposo, quindi come vedete alcune cose non è che sono diciamo sempre negative, dipende anche dal contesto, cioè se c'è un po' di criticità nella relazione riguardo alla comunicazione, allora sapete che si può riflettere in questo modo. Se invece va tutto liscio, funziona tutto per il meglio, allora semplicemente questa carta vi sta dicendo di accogliere riposo, silenzio, massima serenità e tranquillità. Molto probabilmente perché il mese potrebbe essere abbastanza impegnativo, ma in senso positivo, forse alla realizzazione di alcuni progetti, di alcune cose, se avete pensato a fare un viaggio, se avete pensato ad altre tipologie di progetti, magari è una fase di preparazione, sia la stella sia il mondo è proprio realizzazione di un desiderio, di un sogno. Magari state approfittando di questo periodo per cambiare casa o per valutare un trasferimento, oppure per iniziare altri progetti, spero che sia anche un viaggio, eccetera. Quindi essendo energie generiche sapete già che cosa effettivamente può realizzarsi, oppure di incominciare a gettare qualche semino per progetti futuri. Quindi è importante appunto la fase di gestazione, nel senso preparare per bene le fondamenta per questa fase successiva. Per i single partiamo con
il 10 di coppe, poi troviamo il 5 di spade e il fante di spade. Il 10 di coppe indica condivisione, serenità, forse ci sono anche momenti da passare con le persone più care, anche in famiglia. È una fase felice di soddisfazione, soprattutto di gratificazione per voi stessi. Forse al momento non ci pensate, cioè se state frequentando qualcuno, allora sì, potrebbe essere una fase abbastanza serena. Qualcosa potrebbe cambiare nel corso della settimana, forse dei conflitti, dei dubbi, delle incertezze, mettere un po' in discussione un qualcosa, dipende sempre da quello che state vivendo. Se c'è la nascita di un nuovo interesse o comunque anche una conoscenza, in realtà la possiamo vedere soprattutto verso la fine del mese. Se già c'è precedentemente, magari o non vi coinvolge particolarmente oppure state riscontrando delle difficoltà, allora si lasciano da parte, si ritrova, diciamo, la serenità. C'è una fase di passaggio che sì, è vero, potrebbe essere un po' difficile, però troviamo questa nuova fase con il fante, nuova comunicazione, magari un nuovo interesse e anche effettivamente una nuova conoscenza. E adesso procediamo con l'altro ambito, quello più pratico del lavoro e delle finanze. Vediamo. Le prime indicazioni arrivano dal re di denari che ci parlano già di buona gestione, quindi vuol dire che alcune cose le state facendo bene, state procedendo bene e dovete continuare in questo modo che vedrete i vostri risultati. Magari vi state anche preparando a sistemare qualcosa, c'è anche il 10 di coppe, indica soddisfazione, ottenimento, gratificazione, quindi sì, secondo me potete essere soddisfatti di quello che fate. Forse magari c'è quella nuova fase, quelle nuove idee che state aspettando il momento giusto per metterle in pratica, ma forse avete ancora bisogno di capire e comprendere. E cosa ci dice sin dall'inizio la nostra lettura? Che non dovete aver fretta, moderazione, attenzione, possibile secondo me anche aiuto e sostegno, collaborazione o dei consigli giusti, perché veniamo al nostro fante di spade che capita proprio il nostro 8, e cioè di muoversi con circospezione, con prudenza, di apprendere un qualcosa perché magari o non siamo ancora pronti o le situazioni esterne non ancora permettono. Può arrivare una comunicazione, un'idea, una proposta che magari appunto dovete valutare. Per chi è alla ricerca di lavoro, questo ovviamente in senso lato ci parla anche di ottima gestione delle vostre stesse finanze. Qualche difficoltà magari la può avere chi sta facendo dei grandi cambiamenti e soprattutto per chi è alla ricerca che le cose siano un po' bloccate da contingenze esterne, oppure potrebbe esserci uno strascico da situazioni precedenti. Infatti non a caso abbiamo il diavolo che avevate proprio come carta principale il mese scorso, e quindi può proseguire questa parte un po' difficile, però che nel corso del mese va a cambiare totalmente. Quindi basta, chiudiamo con le preoccupazioni e attiviamoci positivamente, perché ci sono o delle proposte o salta fuori effettivamente una novità, un qualcosa, una nuova possibilità che andrà a creare questo nuovo inizio, questa nuova fase. Per alcuni addirittura questo nuovo inizio può esserci verso la fine del mese, altrimenti c'è quella fase di preparazione che può essere magari una fase di prova, un nuovo incontro, un colloquio, una proposta, un qualsiasi cosa che secondo me appunto in qualsiasi situazione voi vi trovate andrà a generare questo nuovo inizio. E adesso procediamo con
i messaggi speciali dall'universo, visto che voi avete vinto il mese scorso per aver raggiunto le maggior visualizzazioni del video. Partiamo con gli acquario della le e gli acquario della prima decade. Il messaggio arriva dal Cavaliere di Denari, la Regina di Bastoni e la carta della morte. Non deve spaventare la presenza della morte, perché indica una profonda trasformazione. Magari ci sono alcune cose che giungono a voi, o alcune cose che magari state già pensando, valutando da un po' di tempo, perché il Cavaliere di Denari indica quel raccogliere nel concreto le vostre idee, i vostri progetti, e voler tangibilmente fare un cambiamento importante nella vostra vita. Quindi possono essere sia situazioni esterne che vi portano a questo cambiamento, sia anche un vostro desiderio, e allora questo è il momento giusto per fare questa profonda trasformazione. La morte è conclusione, è fine, è transizione, è andare anche magari ad eliminare gli ostacoli, attuare un punto di svolta, è rinnovamento e una fase di preparazione dove abbiamo la possibilità di trovare finalmente qualcosa di nuovo, e questo può essere un messaggio che si riferisce a qualsiasi cosa che state vivendo, sia ambito amore, lavorativo e personale. Per l'acquario della seconda decade troviamo il diavoletto all'inizio, l'8 di denari e poi il 9 di spade. Il messaggio in questo caso può essere sia legato alla fase precedente, come abbiamo visto, perché voi avevate il mese scorso il diavolo, ma può essere anche un qualcosa che state vivendo, indicando una paura, una limitazione, oppure il desiderio. Quando si accende qualcosa di molto forte, può essere un'attrazione, un coinvolgimento, una passione, quindi non solo a livello sentimentale, però anche magari alcune cose che vogliamo realizzare e quindi ottenere proprio a livello materiale. E qui è richiesto cura nei dettagli, lavoro, impegno, dedizione, costanza. Potreste essere un po' troppo impazienti, e quindi la preoccupazione è andare a bloccare quelli che possono essere dei buoni propositi. Quindi è la parte centrale che deve aiutarci a capire che abbiamo bisogno di avere metodo, di avere una routine, un'abitudine o una cura dei dettagli che ci porta dedizione, stabilità, concretezza, però dobbiamo muoverci con molta costanza e lasciare andare le preoccupazioni, perché quelle potrebbero bloccarci nei nostri intenti. E adesso vediamo l'ultimo messaggio per la terza decade. Troviamo il 3 di bastoni, il 6 di coppe e la carta degli amanti. Può sembrare un messaggio d'amore o riguardo gli affetti, le relazioni, questo sì, ma in realtà può essere qualsiasi tipologia di progetto, perché l'unione, la connessione può essere profonda, e quindi magari trovare l'amore, trovare un'amicizia importante, risolvere alcune dinamiche affettive, relazionali, non solo di amicizia, forse anche familiare, però trovare anche sostegno, aiuto e conforto in un rapporto lavorativo, anche in un nuovo inizio. La carta degli amanti ci permette di andare di trovarci di fronte ad un bivio importante della nostra vita. Dobbiamo far leva sulle nostre esperienze del passato per non ripetere gli stessi errori, quindi aprirci a nuove possibilità, perché è proprio il 3 di bastoni che ci porta davanti a queste nuove possibilità, e quindi cogliere delle opportunità importanti.
Carte molto molto intense queste nei messaggi che abbiamo visto, e adesso andiamo a concludere con i segni zodiacali da attenzionare. Partiamo con l'Acquario, poi troviamo la Vergine e infine il Toro. Quindi questo è un oracolo astrologico, ovviamente questi sono quelli principali. Gli altri segni che non sono usciti vuol dire che possiamo aspettarci gli stessi atteggiamenti o le stesse situazioni che già stiamo vivendo da un po'. Magari queste sono o nuove conoscenze o nuove situazioni o anche cambiamenti di alcuni atteggiamenti dove dobbiamo andare a privilegiare le cose concrete, quindi poche chiacchiere, lasciando andare l'instabilità emotiva e concentrarci un po' di più su aspetti che ci stabilizzano e che non ci vanno a bloccare e che non ci portano maggior confusione e appunto instabilità e incertezza. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di agosto. Ciao!